Oleg Zok, conosciuto anche come il mutante ucraino, è uno degli arm wrestlers migliori della storia, un ragazzo molto giovane che pesava sui 70-80 kg e riusciva letteralmente a dominare mostri del calibro di Pushkar, Semerenko, Laletin e Trubin. Sicuramente riconosciuto come uno dei migliori sinistri della storia, con pochissime persone che possono tenergli testa. Oleg nasce in Ucraina nell'ottobre del 92 e vivrà in un piccolissimo comune isolato della città. Poche settimane dalla sua nascita i genitori scoprirono che il piccolo aveva una sorta di malformazione al braccio sinistro. Portato in ospedale, la sua condizione venne analizzata e si scoprì che il piccolo aveva una rara condizione tendineo-muscolare, dove due tendini dell'avambraccio si unirono, dando vita ad un tipo di inserzione muscolare diversa dal normale, ribassata di 5 cm verso la mano. Ciò significava che i muscoli dell'avambraccio di Oleg avevano un maggiore potenziale ipertrofico. Per molto tempo si vociferava che la sua condizione fosse dovuta ad un sesto dito amputato in età giovanile o ad alcuni infortuni, tutte notizie che vennero disdette da lui e da sua famiglia, con comprovati documentazione medica. Il piccolo Oleg iniziò la fisioterapia e il suo percorso di riabilitazione e notò, assieme al padre, come il suo braccio sinistro cresceva e si rafforzava 2 volte più velocemente di quello destro. La malformazione di Oleg riguarda unicamente il suo avambraccio e non interessa la parte superiore del braccio e della spalla. Difatti, le misurazioni dei bicipiti sono quasi identiche, differenziando di solo 1 centimetro. Oleg scoprì il braccio di ferro a scuola, quando alcuni compagni provarono a sfidare il suo sinistro abnorme. Da lì iniziò il suo percorso per diventare un vero e proprio arm wrestler. La carriera di Oleg inizia da molto giovane. Già nel 2011 partecipa ai tornei molto importanti e in pochissimi anni iniziò ad essere uno dei contendenti per le coppe e i trofei più ambiti al mondo. Il tutto pesando sui 70-80 kg. Vinse l'ambito trofeo A1 Russo Open, un torneo dove i migliori atleti del blocco est europeo partecipano ogni anno. Inoltre divenne uno dei contendenti favoriti dello Zloty Tour, andando sempre in finale. La sua forma fisica migliore fu raggiunta nel 2018. Qui riusciva a battere titani della stazza D: Dmitry Trubin, Alexei Semerenko, Vitali Laletin, Andrei Pushkar, Kazimir Konstantinov, John Berzenk, Matt Mask, Todd Hutchins e molti altri. Inoltre, in allenamento, Levan Shaginashvili. Oleg era fortissimo, un ragazzo giovane che doveva maturare ancora per diventare forse il miglior sinistro della storia. Difatti, vinceva sempre nella sua categoria di peso, ma il suo obiettivo ultimo era quello di sconfiggere i pesi massimi. Nel novembre del 2018 avrebbe dovuto gareggiare contro Siplenkov per il titolo di miglior sinistro della storia, in un incredibile fight di vendetta organizzato dalla PAL. 14 novembre 2018. Andrei Pushkar, Oleg Zok e suo padre si stanno dirigendo in aeroporto per andare in Polonia, per disputare degli incontri e dei tornei che sarebbero passati alla storia. Purtroppo, quel giorno, furono coinvolti in un incidente stradale, con un camion che finì per togliere la vita ad Andrei e al padre di Oleg. Il giovane Zok riuscì a sopravvivere, andò in coma e venne ricoverato d'urgenza in ospedale. Un paio di settimane dopo si riprese dall'incidente con gravi danni permanenti, tra i quali perdita di memoria e infortuni a tutto il corpo, compreso il braccio. Sono ormai passati più di 2 anni da quel giorno. Dopo numerose sedute di riabilitazione e fisioterapia si è ripreso e Oleg è già tornato a gareggiare. Ovviamente non è nella condizione fisica in cui era al suo apice, ma il giovane prodigio ucraino non demorde, allenandosi ogni giorno per tornare il campione che era una volta. Bene ragazzuoli, eccoci qua alla fine del video. Purtroppo questo episodio è uno di quelli un po' tristi che ti lasciano con l'amaro in bocca, quindi per allegrarvi un po' lascerò come ultima clip uno sketch divertente di Oleg. Io come al solito vi saluto e se vi è piaciuto il video vi invito a mettere mi piace ed iscrivervi al canale
In questo modo mi aiutate e supportate per portarvi nuovi video. E non dimenticatevi di scrivermi nei commenti chi volete come prossimo episodio. Stay strong!